Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Orencia, polvere. Bristol Myers Squibb SRL. Ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'ha Orencia, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Orencia, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Orencia, polvere? Orencia, polvere ha un farmaco a base del principio attivo Abatacept, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Bristol Myers Squibb SRL. Orencia, polvere può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Orencia 250 mg Polv. Per Soluz. IV 3 Flag. Più 3 Sir. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Bristol Myers Squibb Pharma EIG. Concessionario. Bristol Myers Squibb SRL. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Abatacept. Gruppo terapeutico. Immunosoppressori. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Artrite reumatoide. Orencia, in associazione con metotrexato, ha indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide, AR, attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia, DMARDS, incluso metotrexato, MTX, o un inibitore del fattore di necrosi tumorale, TNF-alfa. Il trattamento della malattia molto attiva e progressiva in pazienti adulti con artrite reumatoide non precedentemente trattati con metotrexato. Sono stati riportati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzionalità fisica durante il trattamento in associazione con Abatacept e metotrexato. Artrite idiopatica giovanile poliarticolare. Orencia in associazione con metotrexato ha indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare, juvenile idiopatica arthritis, IA, da moderata a severa in pazienti pediatrici di età pari o superiore ai 6 anni che hanno avuto una risposta insufficiente agli altri DMARDs, incluso almeno un inibitore del TNF. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide o IA. Se non ha presente una risposta ad Abatacept entro 6 mesi dall'inizio del trattamento, deve essere riconsiderata la continuazione del trattamento, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Artrite reumatoide. Adulti. Il medicinale deve essere somministrato come infusione endovenosa della durata di 30 minuti alla dose specificata nella tabella 1. Dopo la somministrazione iniziale, Orencia deve essere somministrato 2-4 settimane dopo la prima infusione, e successivamente ogni 4 settimane. Tabella 1. Dose di Orencia. Peso corporeo del paziente. Dose. Numero di flaconcinib 60 kg 500 mg 2. Da 0 yen 60 kg a 0 100 kg 750 mg 3. Approssimativamente 10 mg/kg. B. Ciascun flaconcino contiene 250 mg di Abatacept per somministrazione. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose quando usato in associazione con altri DMARDs, corticosteroidi, salicilati, farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, o analgesici. Artrite idiopatica giovanile. Popolazione pediatrica. La dose raccomandata di Orencia per i pazienti di età compresa tra i 6 ed i 17 anni con artrite idiopatica giovanile che pesano meno di 75 kg a 10 mg/kg, calcolata in base al peso corporeo del paziente ad ogni somministrazione. Ai pazienti pediatrici che pesano 75 kg o più, Orencia deve essere somministrato seguendo il regime posologico degli adulti, senza superare la dose massima di 1000 mg. Orencia deve essere somministrato per infusione endovenosa in un arco di tempo di 30 minuti. Dopo la somministrazione iniziale, Orencia deve essere somministrato 2-4 settimane dopo la prima infusione e, successivamente, ogni 4 settimane. La sicurezza e l'efficacia di Orencia nei bambini al di sotto dei 6 anni di età non sono state studiate e, quindi, l'uso di Orencia non ha raccomandato nei bambini con meno di 6 anni di età.
Popolazione speciale. Pazienti anziani non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 4. Compromissione renale ed epatica. Orencia non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non può essere data alcuna raccomandazione sulla dose. Modo di somministrazione. L'intera soluzione completamente diluita di Orencia deve essere somministrata in un arco di tempo di 30 minuti e deve essere somministrata con un set per infusione e un filtro sterile, non pirogenico, con bassa capacità legante le proteine, diametro del poro da 0,2 a 1,2 m. Vedere paragrafo 6 per informazioni su ricostituzione e diluizione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezioni severe ed incontrollate come sepsi e infezioni opportunistiche, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Associazione con inibitori del TNF. Ci sono esperienze limitate riguardo l'uso di Abatacept in associazione con inibitori del TNF, vedere paragrafo 5.1. In studi clinici controllati con placebo, rispetto ai, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazione con inibitori del TNF. Via esperienza limitata sull'uso di Abatacept in associazione con inibitori del TNF, vedere paragrafo 5.1. Mentre l'uso di inibitori del TNF non influenzava vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Orencia, polvere. insieme ad altri farmaci come Eurosamgevita Euro, Aeros Benepali, soluzione a Euro, Aeros Benepali, soluzione, uso interno, a Euro, Euroscimzia, soluzione a Euro, Euroscimzia, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosembrel, polvere a Euro, Eurosembrel, soluzione a Euro, Euroserelzia Euro, Eurosflixabia Euro, Eurosciumira, siringhe preriempite / fiala più siringa a Euro, Euroscirimozza Euro, Eurosidacio, soluzione a Euro, Eurosimraldi a Euro, Eurosinflectra a Euro, Eurosremicade a Euro, Eurosremsima, preparazione iniettabile, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosremsima, soluzione, uso interno, a Euro, Euroseiuflima a Euro, Euroscessia a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Orencia, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Orencia, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e donne in età fertile. Non ci sono dati sufficienti sull'uso di Abatacept nelle donne in gravidanza. In studi preclinici sullo sviluppo embriofetale non sono stati osservati effetti indesiderati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In base al meccanismo di azione, ci si aspetta che Abatacept non abbia effetti, o abbia effetti trascurabili, sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, capogiro e acuità visiva ridotta sono state riportate come reazioni avverse comuni e non comuni rispettivamente in pazienti trattati con Orencia, pertanto se un paziente presenta tali sintomi, la guida di veicoli e l'uso di macchinari devono essere evitati. Effetti indesiderati. Reazioni avverse negli adulti. Riassunto del profilo di sicurezza. Abatacept è stato studiato in pazienti con artrite reumatoide attiva in studi clinici controllati con placebo, 2653 pazienti con Abatacept, 1485, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi superiori a 50 mg/kg sono state somministrate senza effetti tossici apparenti. Nel caso di sovradosaggio, ha raccomandato che il paziente sia monitorato per segni o sintomi di reazioni avverse e che venga istituito il trattamento sintomatico appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressore selettivo, codice ATC. L04A24. Abatacept ha una proteina di fusione costituita dal dominio extracellulare dell'antigene 4 associato al linfocita T citotossico umano, CTLA-4, legato alla porzione FC, proprietà farmacocinetiche. Dopo infusioni endovenose multiple, giorni 1, 15, 30 e ogni 4 settimane a seguire, la farmacocinetica di Abatacept in pazienti con artrite reumatoide ha mostrato incrementi proporzionali alla dose di dati preclinici di sicurezza. Nessuna mutagenicità o clastogenicità è stata osservata con Abatacept in una serie di studi in vitro. In uno studio di carcinogenicità nel topo si sono verificati incrementi di incidenza di elenco degli eccipienti: maltosio, sodio di idrogeno fosfato monoidrato, sodio cloruro. Fonte: foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.